Danubio, anno del Signore 971. Le acque del grande fiume sono tinte di rosso. Da una parte, asserragliati dietro le mura della fortezza di Dorostolon, ci sono i guerrieri del nord, la Rus di Kiev. Sono uomini enormi, abituati a non chiedere quartiere, guidati da Sviatoslav il Coraggioso, un principe che dorme sulla nuda terra con la sella come cuscino e che ha giurato di non tornare mai indietro. Dall'altra parte, schierata in perfetto ordine di battaglia, c'è l'ombra di Roma che si è risvegliata. È l'armata dell'Impero Romano d'Oriente. Alla sua testa non c'è un burocrate di palazzo, ma Giovanni I Zimisce, l'imperatore soldato, giunto per ricordare al mondo che la potenza delle legioni non è ancora tramontata. Per 65 giorni, il destino dei Balcani rimarrà sospeso tra la vita e la morte, tra il muro di scudi vichingo e la carica devastante dei catafratti bizantini. Questa non è solo una battaglia per una città, è lo scontro finale tra due civiltà per il dominio dell'Est Europa. Benvenuti su Medioevo in guerra. Oggi analizziamo l'assedio di Dorostolon. Questo tipo di video richiede molte ore di ricerca e lavoro. Se non lo hai ancora fatto, iscriviti al canale. È gratuito per te e ci aiuta concretamente a continuare a creare contenuti storici seri e indipendenti. Grazie di cuore. Per comprendere la ferocia dello scontro di Dorostolon, dobbiamo prima guardare alla mappa dell'Europa orientale nel 969 DC. Quello che si stava consumando era un drammatico capovolgimento delle alleanze. Solo pochi anni prima, l'impero bizantino, sotto l'imperatore Niceforo Foca, aveva commesso un errore di calcolo fatale. Aveva pagato i principi della Rus di Kiev per attaccare il primo impero bulgaro, storico rivale di Costantinopoli. La Rus accettò l'oro, ma fece molto di più di quanto richiesto. Guidati dal principe Sviatoslav I, non si limitarono a razziare, conquistarono. Sviatoslav, descritto dalle cronache come un uomo che camminava leggero come un leopardo, si innamorò delle terre del Danubio. Egli arrivò a dichiarare, con un'ambizione che gelò il sangue alla corte bizantina: «Non mi piace stare a Kiev. Voglio vivere a Perejaslavets, sul Danubio, perché lì è il centro della mia terra, lì confluiscono tutte le ricchezze». In breve tempo, l'alleato mercenario si era trasformato in una minaccia mortale, insediandosi proprio alle porte di Costantinopoli. A Bisanzio, nel frattempo, la situazione politica era esplosa. L'imperatore Niceforo Foca era stato assassinato nel sonno in una congiura di palazzo. Al suo posto, l'11 dicembre 969, salì al trono uno dei cospiratori, Giovanni I Zimisce. Zimisce non era un semplice usurpatore assetato di potere, era un generale armeno di straordinaria capacità, basso di statura ma immenso nel carisma militare, amato dalle truppe d'élite. Appena incoronato, Zimisce tentò la via della diplomazia. Inviò ambasciatori a Sviatoslav, offrendo altro oro e ricordando i vecchi trattati, chiedendo cortesemente ai Rus di ritirarsi oltre il Danubio. La risposta di Sviatoslav, riportata dallo storico Leone il Diacono, fu sprezzante e carica di ibris. Il principe chieviano rispose che se i romani volevano salvare la vita, avrebbero dovuto abbandonare l'Europa e ritirarsi in Asia Minore. Non c'era più spazio per le parole. Sviatoslav aveva lanciato il guanto di sfida, credendo che l'impero, scosso dal cambio di regime e impegnato su altri fronti in Oriente, fosse debole. Ma aveva sottovalutato il nuovo Basileus. Zimisce smise immediatamente di negoziare. Ordinò la mobilitazione degli Atanatoi, gli Immortali, la Guardia Scelta, e iniziò a radunare le forze dei Temata asiatici. L'Aquila imperiale si stava preparando a cacciare il lupo. Nella primavera del 971, Sviatoslav commise il suo più grave errore di valutazione. Il principe della Rus, abituato alle vaste pianure aperte dell'Ucraina e alle rapide incursioni fluviali, sottovalutò la capacità logistica e la disciplina di marcia dell'esercito imperiale. Egli credeva che i passi dei monti Aemus, la formidabile catena montuosa che separa la Tracia dalla Bulgaria settentrionale, fossero impraticabili per un grande esercito fino all'estate inoltrata. Convinto di avere tempo, lasciò i valichi sguarniti, concentrando le sue forze a nord per reprimere le rivolte locali e saccheggiare le campagne. Giovanni Zimisce, tuttavia, non aveva intenzione di aspettare. L'imperatore sapeva che il tempo era l'unica risorsa che non poteva permettersi di sprecare. Con una forza d'élite composta da circa 15.000 fanti scelti e 13.000 cavalieri,
tra cui il leggendario reggimento degli Atanatoi, gli immortali corazzati, Zimisce diede l'ordine di avanzare. La marcia che seguì è una testimonianza dell'efficienza della macchina da guerra bizantina. Mentre le piogge primaverili rendevano i sentieri scivolosi e insidiosi, le colonne imperiali avanzavano in silenzio e in perfetto ordine, accompagnate da treni di muli carichi di armi d'assedio smontate e rifornimenti. Le fonti storiche, in particolare Giovanni Scilizze, descrivono l'attraversamento come un'operazione audace. Zimisce stesso guidava l'avanguardia con 5.000 fanti scelti, pronto a ingaggiare qualsiasi imboscata. Ma non ci furono imboscate. Quando l'esercito imperiale emerse dalle gole boscose e si riversò nelle pianure della Bulgaria, non trovò alcun esercito ad attenderlo. La sorpresa strategica era totale. I Rus e i loro alleati bulgari, presi alla sprovvista, non ebbero il tempo di organizzare una difesa coordinata dei confini naturali. Questa mossa non fu solo una vittoria tattica, ma psicologica. L'apparizione improvvisa delle legioni romane nel cuore del territorio nemico inviò un'onda d'urto attraverso la catena di comando della Rus. Sviatoslav, che fino a quel momento aveva dettato i tempi della guerra, si trovò improvvisamente sulla difensiva, costretto a reagire alle mosse di un avversario che si muoveva con la precisione di un maestro di scacchi. La via per la capitale bulgara, Preslav, era ora aperta. Con i passi montani ormai alle spalle, l'esercito di Giovanni Zimisce si abbatté sulla capitale bulgara, Preslav. La città era presidiata da un contingente misto, l'élite guerriera della Rus, guidata dal comandante Svensel, e le truppe ausiliarie bulgare. Fedeli alla loro natura aggressiva, i Rus non attesero passivamente l'assedio dietro le mura. Uscirono in campo aperto, schierandosi nella loro formazione prediletta, il muro di scudi. Le fonti bizantine descrivono con un misto di orrore e rispetto il ruggito di questi guerrieri del nord, che avanzavano colpendo gli scudi con le spade, emettendo urla selvagge per intimidire il nemico. Lo scontro fu violento, ma la disciplina romana ebbe la meglio sulla ferocia individuale. Zimisce ordinò alla sua cavalleria pesante di caricare i fianchi, spezzando la formazione nemica e costringendo i sopravvissuti a una fuga disordinata verso la sicurezza delle mura cittadine. Ma per i Rus la tregua fu breve. L'imperatore non aveva intenzione di intraprendere un lungo blocco per fame. Ordinò un assalto immediato. Qui entra in gioco la superiore ingegneria militare bizantina. Le macchine d'assedio, balliste e catapulte, trasportate e smontate attraverso le montagne, furono assemblate rapidamente. Sotto una pioggia di proiettili e frecce, gli arcieri e i fanti leggeri imperiali coprirono l'avanzata delle scale d'assalto. La città esterna cadde rapidamente, ma il dramma finale si consumò nella cittadella reale, il palazzo fortificato dove si erano asserragliati circa 8.000 guerrieri Rus. Rifiutando la resa, si prepararono a combattere fino all'ultimo uomo. Zimisce rispose con spietato pragmatismo, ordinò di dare fuoco alla cittadella. Le fiamme stanarono i difensori, costringendoli a uscire in una trappola mortale. Leone, il diacono, narra che molti furono abbattuti mentre tentavano di fuggire tra il fumo e le fiamme, mentre altri furono catturati. Tuttavia, tra le rovine fumanti di Preslav, Zimisce compì un capolavoro politico. Tra i prigionieri trovò lo zar bulgaro Boris II, che era stato tenuto in ostaggio dai Rus. Invece di trattarlo come un nemico sconfitto, l'imperatore lo accolse con onori regali, dichiarando di essere giunto non per conquistare la Bulgaria, ma per liberarla dal giogo dei barbari del nord. Questa mossa fu decisiva. Staccò la nobiltà bulgara dall'alleanza con Sviatoslav, lasciando il principe di Kiev sempre più isolato mentre l'armata imperiale volgeva lo sguardo verso il Danubio. Dopo la caduta di Preslav, la strada verso il Danubio era libera. Giovanni Zimisce, mantenendo un ritmo di marcia serrato, spinse le sue legioni verso nord, arrivando infine in vista di Dorostolon, l'odierna Silistra. Sviatoslav, consapevole di non avere vie di fuga, decise di giocarsi il tutto per tutto. Non si nascose dietro le mura immediatamente. Fedele all'ethos guerriero vichingo, che considerava la morte in battaglia l'unico onore, schierò il suo esercito nella pianura antistante la fortezza. Le fonti parlano di 60.000 guerrieri Rus, una cifra probabilmente esagerata, ma che indica comunque una forza imponente. Si disposero in una formazione serrata, un muro di scudi impenetrabile, irto di lance e asce.
I guerrieri di Kiev indossavano cotte di maglia e portavano scudi lunghi fino ai piedi, progettati per assorbire gli urti più violenti. Dall'altra parte del campo, Zimisce schierò l'esercito imperiale secondo la classica dottrina romana: fanteria pesante, scutatoi al centro per reggere l'urto, arcieri e frombolieri nelle retrovie per sfoltire i ranghi nemici e la cavalleria corazzata, catafractoi sulle ali. Lo scontro fu, nelle parole di Leone il Diacono, terribile e incerto. I Rus, ruggendo come bestie feroci, si lanciarono contro le linee imperiali. Per ore, la fanteria bizantina dovette sostenere la furia di uomini fisicamente più imponenti e abituati al combattimento individuale. Ma la disciplina di Roma tenne. Mentre i fanti resistevano, gli arcieri bizantini scatenarono una pioggia di frecce sulla massa compatta dei nemici, che, privi di cavalleria efficace, non potevano contrattaccare le truppe da tiro. Tuttavia, il colpo di grazia non arrivò dagli archi, ma dalle lance. Zimisce, notando l'affaticamento dei Rus, ordinò la carica della cavalleria pesante. I catafractoi, uomini e cavalli interamente coperti di maglia di ferro, si abbatterono sui fianchi della fanteria nordica come un martello su un'incudine. I Rus, abituati a combattere contro le tribù della steppa o le milizie slave, non avevano mai affrontato una cavalleria d'urto così pesante e disciplinata. Il muro di scudi si infranse. Non fu una rotta disordinata. I veterani di Sviatoslav erano troppo esperti per farsi massacrare in fuga, ma una ritirata tattica forzata. I Rus ripiegarono, combattendo metro dopo metro, fino a che i pesanti portoni di Dorostolon non si chiusero alle loro spalle. La battaglia campale era vinta. I bizantini avevano dimostrato la loro superiorità in campo aperto. Ora, però, iniziava la sfida più difficile, un assedio contro un nemico che non aveva più nulla da perdere. Con i Rus rinchiusi dietro le mura di Dorostolon, Giovanni Zimisce ordinò la costruzione di un imponente sistema di circonvallazione. I legionari scavarono fossati e costruirono palizzate tutto intorno alla città, isolandola completamente dal lato terra. Nessuno poteva entrare o uscire. Tuttavia, Sviatoslav guardava ancora al Danubio come alla sua unica via di salvezza. Le sue navi, le veloci monoxila, barche ricavate da un unico tronco d'albero, erano ormeggiate lungo la riva fluviale della città. Se la situazione fosse precipitata, il principe sperava di caricare il suo esercito e fuggire via fiume verso il Mar Nero. Ma l'imperatore aveva previsto anche questo. Pochi giorni dopo l'inizio dell'assedio, l'orizzonte fluviale si riempì di vele. La flotta imperiale, composta da 300 navi da guerra, risalì il Danubio bloccando ogni via di fuga. Non erano navi comuni. Erano dromoni, le temibili galere da guerra bizantine, armate con sifoni di bronzo a prua, l'arma segreta dell'impero, il fuoco greco. I Rus, che avevano già assaggiato l'orrore di questo fuoco liquido che bruciava anche sull'acqua durante le loro precedenti incursioni contro Costantinopoli, furono terrorizzati. Sapevano che le loro barche di legno, se avessero tentato di prendere il largo, sarebbero state trasformate in pire galleggianti. La trappola d'acciaio era scattata, bloccati a terra dai legionari, bloccati in acqua dal fuoco. Per 65 lunghi giorni, Dorostolon divenne l'inferno in terra. Non fu un assedio passivo. I Rus, spinti dalla fame che iniziava a serpeggiare tra le mura, lanciavano continue sortite, spesso col favore delle tenebre. In una di queste notti riuscirono persino a distruggere le macchine d'assedio bizantine e a uccidere il comandante della Guardia Imperiale, Giovanni Curquas, un colpo durissimo per il morale romano. Ma la fame era un nemico che non si poteva uccidere con la spada. Le cronache di Leone il Diacono ci restituiscono immagini macabre di quei giorni. Per placare i loro dei e rovesciare le sorti della guerra, i sacerdoti della Rus compirono sacrifici rituali sulle rive del fiume, annegando galli e persino prigionieri di guerra nelle acque del Danubio, invocando la protezione di Perun. Eppure, il dio della guerra sembrava aver scelto un altro campione. Verso la fine di luglio, con le scorte di cibo esaurite e gli uomini ridotti allo stremo, Sviatoslav riunì il suo consiglio di guerra. Le opzioni erano due: arrendersi e morire di fame, o morire con la spada in mano in un ultimo, glorioso attacco suicida. La scelta, per un guerriero vichingo, era ovvia. L'alba del 24 luglio 971 sorse su una giornata soffocante. L'aria era ferma, pesante, carica di umidità e presagi.
Sviatoslav ordinò che le porte di Dorostolon fossero chiuse a chiave dietro le spalle del suo esercito. Nessuno sarebbe rientrato se non da vincitore. I Rus si riversarono nella pianura come un'onda di marea disperata. Non combattevano più per la conquista o per il bottino, ma per la sopravvivenza. La ferocia del loro assalto fu tale che, per la prima volta dall'inizio della campagna, la linea bizantina vacillò. La fanteria imperiale, stremata dal caldo e dal peso delle armature sotto il sole di luglio, iniziò a cedere terreno sotto i colpi delle asce nordiche. Leone il Diacono racconta che Sviatoslav, ferito ma ancora indomito, cavalcava in mezzo ai suoi uomini incitandoli alla lotta. Agli occhi dei romani appariva come una figura quasi demoniaca, mentre per i suoi guerrieri era un eroe tragico. Per un momento sembrò davvero che l'impossibile stesse per accadere. L'esercito assediato stava per spezzare l'assedio. Giovanni Zimisce capì che il momento critico era giunto. Se la linea avesse rotto, la campagna sarebbe finita in un disastro. Con il sangue freddo che contraddistingue i grandi comandanti, l'imperatore decise di rischiare tutto. Prese il comando diretto della riserva di cavalleria pesante. Ma proprio mentre i catafractoi abbassavano le lance per la carica finale, accadde qualcosa che le cronache bizantine attribuiscono all'intervento divino, ma che gli storici moderni leggono come un improvviso cambiamento meteorologico tipico delle estati balcaniche. Un vento furioso si alzò improvvisamente da sud. Una tempesta di polvere, densa e accecante, spazzò il campo di battaglia, colpendo direttamente in faccia l'esercito della Rus. Accecati dalla sabbia, soffocati dal vento contrario, i guerrieri di Kiev persero coesione. Per i bizantini, quello non era solo vento. Videro nella tempesta la figura di San Teodoro, lo Stratilata, il santo guerriero, cavalcare alla testa delle schiere imperiali. Sfruttando il caos, Zimisce lanciò la carica. Il suono degli zoccoli si fuse con il tuono della tempesta. L'impatto della cavalleria corazzata contro la fanteria disorientata e accecata fu devastante. Il muro di scudi si disintegrò. Quella che era iniziata come un'eroica sortita si trasformò in un massacro. Sviatoslav stesso fu quasi catturato, salvato solo dal sacrificio della sua guardia del corpo che riuscì a trascinarlo, ferito e sanguinante, dentro le mura prima che i portoni venissero sbarrati definitivamente. Sul campo rimasero, secondo le stime imperiali, 15.000 morti della Rus. La resistenza di Dorostolon era finita. Il sogno di un impero chieviano sul Danubio era morto nella polvere di quel pomeriggio di luglio. Il mattino seguente la battaglia, il silenzio scese su Dorostolon. Sviatoslav, il leopardo, aveva esaurito le sue mosse. Inviò ambasciatori all'imperatore offrendo la resa condizionata. I Rus avrebbero lasciato la Bulgaria per sempre e giurato di non attaccare mai più l'impero, in cambio di un salvacondotto per tornare a casa e cibo per i sopravvissuti. Giovanni Zimisce, pragmatico fino alla fine, accettò. Preferiva un nemico sconfitto che se ne andava pacificamente, piuttosto che un lungo e costoso assedio finale contro uomini messi all'angolo. Ciò che seguì è una delle scene più celebri della storia medievale, immortalata con vividezza dallo storico Leone il Diacono. I due leader decisero di incontrarsi sulle rive del Danubio per ratificare il trattato. Il contrasto visivo non avrebbe potuto essere più netto, una rappresentazione plastica di due mondi opposti. Giovanni Zimisce arrivò a cavallo, circondato dalla sua guardia in armature scintillanti d'oro e d'argento, vestito con la porpora imperiale, simbolo della gerarchia e della ricchezza di Roma. Sviatoslav arrivò risalendo il fiume su una monoxila, remando egli stesso insieme ai suoi uomini. Indossava una semplice tunica bianca, distinta da quella dei suoi soldati solo per la sua pulizia. La sua testa era rasata, eccetto per una lunga ciocca di capelli, segno della sua nobiltà, e portava un orecchino d'oro con 2 perle e un rubino. Non scese dalla barca. L'imperatore e il principe si guardarono, scambiarono brevi parole e suggellarono il patto. 2 civiltà si erano toccate e separate. Ma il destino di Sviatoslav era segnato. L'imperatore mantenne la parola e fornì provviste, ma la strada verso Kiev era lunga e pericolosa. Le tribù nomadi dei Peceneghi, forse avvisate segretamente dai bizantini stessi, che volevano eliminare definitivamente la minaccia, tesero un'imboscata ai Rus, indeboliti presso le rapide del fiume Dnepr nella primavera del 972. Sviatoslav cadde combattendo.
La cronaca degli anni passati ci tramanda un dettaglio macabro e finale. Il Khan dei Peceneghi, Curia, prese il teschio di Sviatoslav, lo fece rivestire d'oro e lo usò come coppa per bere, credendo di poter assorbire il coraggio del grande guerriero. A Costantinopoli, Giovanni Zimisce celebrò un trionfo grandioso. La campagna di Dorostolon non fu solo una vittoria militare, cambiò la mappa dei Balcani. La Bulgaria orientale fu annessa direttamente all'impero, il confine tornò sul Danubio dopo secoli e la minaccia della Rus fu neutralizzata per una generazione, aprendo la strada alla futura cristianizzazione di Kiev sotto il figlio di Sviatoslav, Vladimir. Perché i bizantini vinsero? Dorostolon ci insegna che il coraggio individuale e la forza bruta, per quanto leggendari, nulla possono contro la logistica avanzata, la tecnologia, il fuoco greco, la disciplina tattica e la capacità di combinare fanteria, cavalleria e marina in un'unica macchina mortale. Nel 971, l'Aquila romana dimostrò di avere ancora artigli d'acciaio. Questa era la storia dell'assedio di Dorostolon. Se avete apprezzato questa analisi tattica e storica, ricordatevi di iscrivervi a Medioevo in Guerra e attivare la campanella per non perdere le prossime battaglie. Grazie per aver visto il video fino alla fine. Ci vediamo al prossimo video racconto.